Good morning, everybody. E grazie mille per questo privilegio di stare qui in mezzo a voi. Thank you for the privilege of being here with you. Non è la prima volta che sono qui, è sempre un piacere stare qui. It's not the first time I've been here, but it's always a pleasure to be here. Oggi vogliamo studiare la lettera di Timoteo, prima Timoteo, da capitolo 4, che è stato letto per noi. Today we want to study the first letter to Timothy that has just been read for us. E sarebbe un grande aiuto se potete avere quel brano aperto davanti a voi. Quindi primo Timoteo 4. 1 Timothy 4. E in un senso il Signore ha scelto questo brano. In un senso il Signore ha scelto questo brano. In one sense, the Lord has chosen this passage. Un paio di settimane fa Danilo mi ha contattato. A few weeks ago, Danilo contacted me. E mi ha chiesto di venire stamattina a condividere, a predicare con voi. And he asked him to come and share with us. E stasera in chiesa io devo predicare su questo brano. And this evening he's going to be preaching on this passage. E quindi ho detto a Danilo, va bene se uso quello che devo usare stasera? And I asked Danilo, is it okay if I use the same passage? E lui ovviamente ha detto sì, va benissimo, vieni. He said, sure, of course. Ma la cosa che mi colpisce But the thing that struck me è che questo brano parla della responsabilità del pastore guida di chiesa. is that this passage talks about the responsibility of the church leaders. E il Signore l'ha scelto per stamattina mentre che Danilo e Tim sono via. So, the Lord chose that because today Tim and Danilo are both gone. Quindi forse il Signore vuole insegnarci qualcosa, So maybe the Lord wanted to teach us something così possiamo pregare per loro so that we could pray for them e incoraggiarli and to encourage them nelle loro responsabilità. in their responsibilities. Preghiamo adesso. Let's pray then. Signore, grazie per la tua parola potente, Lord, thank you for your powerful word. la parola che ha fondato una chiesa in Efeso, The word that founded the church in Ephesus. la parola che ha iniziato un'opera in ognuno di noi. The word that began a work in every one of us. Aiutaci adesso Help us now a nutrirci dalla tua parola to be fed by your word con cuori morbidi with open hearts che vogliono accettare that want to accept e mettere in pratica and put into practice quello che vediamo. all that we see. Nel nome di Gesù preghiamo. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Ma sapete che quest'estate You know that this summer il 30° Universiadi succederanno a Napoli. the 30th University Games are taking place here in Naples. Quindi questa è una grande cosa. A luglio, This is a big deal in July. a luglio, come i giochi olimpiadi, giusto, per gli studenti, per le università, It's kind of like the Olympic Games for students. succederà la mostra oltramare intorno a Napoli. It will take place right here in Naples. Quindi oggi, in questo momento, So today, in this moment, 8.000 studenti intorno al mondo 8,000 students around the world si stanno impegnando are committing themselves per vincere to win uno dei 234 medagli d'oro one of the 234 gold medals in 18 dei sport o discipline che saranno presenti a questi giochi. in 18 different sporting disciplines. Quindi possiamo immaginare, giusto, che questi atleti hanno un routine, un ritmo molto severo. So we can imagine that these athletes have a daily routine that's very severe, disciplined. Giusto, che ogni giorno, non so, sono a correre per le strade, So every day you might see them running on the streets o in palestra, or in the gym o nello stadio, or in the stadium. giusto, avranno una dieta molto ben precisa They have a very precise diet per vincere to win quella medaglia d'oro, the gold medal, per conquistare il loro disciplina. to conquer their discipline. In un senso, questa è un'immagine, grazie, In one sense, this is an image, un'immagine della vita cristiana. an image of the Christian life. È un'immagine che vediamo e troviamo in questi versetti. It's an image that we can find here in these verses. Guardate il versetto 7. Look at verse 7. Esercitati invece alla pietà. Train yourself to be godly. Parla di impegno, di sudore, di dedicazione.
it talks about a commitment, sweating and striving. E c'è una paragone tra esercizio spirituale e esercizio fisico in versetto 8. In verse 8, there's a comparison between physical training and spiritual training. Paragonato a quella spirituale, Compared to the spiritual, quella fisica, dice Paolo, è utile a poca cosa. Paul says physical training is only of limited value. Guarda, c'è anche fatica in versetto 10. Look also at verse 10. We labor and strive. E infatti per questo fatichiamo e combattiamo. For this, we labor and strive. C'è applicazione, c'è dedicazione, c'è impegno. There's application, there's dedication, there's commitment. Versetto 13, applicati. Verse 13, dedicate, devote yourself. Versetto 15, occupati di queste cose, dedicati interamente. Verse 15, be diligent, give yourself wholly to these things. Quasi ogni versetto di questo brano è carico Almost every verse in this passage is full of di parole che ci spingono ad arrivare alla nostra destinazione. words that are pushing us to our destination. Cioè, versetto 10, versetto 16, la salvezza. Which is verse 16, which is salvation. Questo brano è pieno di energia, This passage is full of energy, ma anche un brano molto intimo. but it's also an intimate passage. Allora, questa è una lettera scritta da un uomo all'altro, giusto? It's a letter written from one man to another, right? Dal grande apostolo Paolo al suo figlio spirituale nella fede. From the great apostle Paul to his son in the faith. E lui sta dicendo, versetto 13, finché io venga, And he's saying here in verse 13, until I come, tu caro Timoteo, fai questo e non fai questo. you, dear Timothy, do this and don't do that. Sono consigli dal cuore di un uomo al cuore di un altro uomo. The recommendations from the heart of one man to the heart of another man. Ma non solo, sono in un senso anche carne e ossa sul versetto chiave della lettera 3:15. They're also, in one sense, putting flesh and bone on the important verse, which is 3:15. Guardiamo 3:15. 3:15, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. So in verse 3:15, it says, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Che cosa significa in pratica comportarci da credente? So in practice, what does this actually mean, how believers should behave? Quindi se 3:15 è il titolo dell'email, So if 3:15 is the subject line in an email, 4, 6 a 16 è il contenuto dell'email. chapter 4, verses 6 to 16 is the body of the email. Versetto 12, sii di esempio ai credenti, Timoteo. Verse 12, it says, be an example to the believers, Timothy. Quindi Timoteo, tu sei un esempio, tu sei un modello vivente in carne e ossa di cosa significa vivere come credente. So Timothy, you are a living example in flesh and blood of what this means to the believers. Ma questi versetti sono anche But these verses are also un'ampiezza an amplification dei versetti che parlano delle caratteristiche di vescovi, diaconi, guide spirituali, giusto? of the qualifications that Paul has described earlier for elders, bishops, leaders. Quindi per chi ha qualsiasi ruolo di responsabilità nella chiesa locale, So for whoever has a role in the local church, che sia il pastore della chiesa, chi guida la scuola domenicale, it could be the pastor, it could be the Sunday school teacher, qualsiasi ruolo, whatever role we have. domanda chiave, The clear question, mi trovo in questi versetti? do I find myself in these verses? Mi trovo in queste parole? Do I find myself in these words? Ma non soltanto per guida di chiesa, But not just for church leaders, ma per tutti quanti noi. but for all of us. Ok, la struttura del brano Okay, the structure of this passage si divide in due metà, can be divided into two halves. versetto 6 a 10. Verse 6 to 12. Questo è, Verse 6 to 10. 6 a 10, questa è la vita privata This is the private life
del buon servitore di Cristo. of a good servant of Christ. Invece versetto 11 a 16, And on the other hand, verses 11 to 16 questa è la vita pubblica is the public life del buon servitore di Cristo. of the good servant of Christ. E in ogni metà troviamo tre componenti: And in each half we find three components: dottrina, vita, salvezza. doctrine, life, and salvation. Ok, prima metà, quindi siamo in 6 a 10, ok? First half, we're in 6 to 10. L'uomo è ciò che mangia. The man is being someone who eats. What you eat is what you are. Oh, you are what you eat. You are what you eat, that's the one. L'uomo è ciò che mangia, sappiamo questo, giusto? All right, we know this. Sappiamo se vogliamo avere un corpo sano, devo mangiare sano, giusto? If we want to have a healthy body, we have to eat healthy. Se voglio essere in forma, devo avere una dieta buona, una dieta... If I want to be in good shape, I should have a healthy diet. E non è diverso per la guida di chiesa. It's not different for church leaders. Guarda, una buona dottrina produce un buon servo di Cristo. A good doctrine produces a good servant of Christ. Quindi domanda di cosa deve mangiare la guida di chiesa. So the question is, what should a leader of the church eat? Versetto 6. Verse 6. Un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che ha imparato. A good minister of Christ Jesus, brought up in the truth of the faith and of the good teaching that you have followed. Quindi tu, Timoteo, devi mangiare la parola del Signore. So you, Timothy, you should eat of the word of the Lord. Devi cibarti dalle scritture. You should feed yourself from Scripture. Devi essere nutrito dalla Bibbia. You need to be nourished by the word, by the Bible. E non, versetto 7, dalle favole profane e da vecchie. And in verse 7, not from godless myths and old wives' tales. Perché nella chiesa di Efeso Because in the church of Ephesus, c'erano queste favole, queste genealogie, queste dottrine secondarie o diverse che stavano girando nella chiesa. there were a bunch of different genealogies and teachings that were making their way around the church. E Paolo sta scrivendo al suo figlio nella fede dicendo tu devi rifiutare queste cose. Paul's writing to his son in the faith, you need to refute these things. Sputtali fuori. Spit them out. Che il tuo corpo abbia una reazione allergica a queste cose. Your body should have an allergic reaction to these kinds of things. No, tu invece So you, on the other hand, devi banchettare sulla verità, you need to feast on the truth, la parola del Signore, the word of God. che è come una bistecca It's like a steak. succulente e vedo tutti gli occhi dei uomini, giusto, che sono accesi. So now all the eyes of the men are open. Qui ricche di proteine, giusto? It's rich in protein, O come un piatto di spaghetti ai frutti di mare. like a seafood plate with spaghetti. Di colori, odori e sapori. Different colors, smells, and tastes. Ecco la parola del Signore. This is the word of the Lord. Paragonato a queste favole Compared to these fables, che saranno, e non voglio offendere nessun fratello e sorella americano, ma che saranno come McDonald's. so I don't want to offend the Americans, but they're kind of like the food of McDonald's. Ok? E quando vai da McDonald's, So when you go to McDonald's, almeno io ho questa impressione, at least I have this feeling. ho sempre la speranza che questo veramente mi darà soddisfazione. I always have the hope that it's going to give me Ma satisfaction. alla fine sono sempre vuoto, o no? But at the end, I'm still empty. Come le favole e genealogie profane, vuote. Just like these empty myths and old wives' tales. Come sarebbe una dieta solo di McDonald's? So what would it be like, a diet of only McDonald's? So che qualcuno ha provato, giusto? I know that actually someone has tried this. Nel 2004 un signore che si chiama Morgan Spurlock In 2004, a man named Morgan ha Spurlock, girato un documentario che si chiama Super Size Me. Qualcuno l'ha visto? he made a documentary called Super Size Me. 30 giorni, 30 days, ogni pasto del giorno, 3 volte al giorno, every meal, 3 times a day, solo McDonald's. just McDonald's. Che schifo! That's how awful. E lui in questo documentario documenta gli effetti fisici
e mentali sul suo corpo. And in this film, he documents the physical and mental effects of this diet. Spaventosi. They're disastrous. Gli effetti di una dieta su genealogie e favole profane sarà ancora peggio. The effect of a spiritual diet of these myths and old wives' tales would actually be even worse. Quindi tu, Timoteo, So you, Timothy, tu guida della chiesa locale, chiunque ha una responsabilità, whoever has the responsibility of guiding the local church, tu mangi la parola del Signore. you need to eat from the word of the Lord. Quindi domanda molto semplice: So the very simple question, stiamo mangiando ogni giorno la parola del Signore? are we eating every day from the word of the Lord? È una domanda sì o no, giusto? It's kind of a yes or no question, right? Se no, perché? If not, why not? Cosa altro stiamo mangiando? From what else are we eating? Quante ore la televisione, Facebook, Instagram? How many hours of television, Facebook, and Instagram, E la parola del Signore? and the word of the Lord? Quale sarebbe l'effetto cumulativo What would be the cumulative effect di una consumazione quotidiana di 15 minuti di scrittura? if we just ate 15 minutes from the word of the Lord every day? Ogni giorno, quale sarebbe l'effetto cumulativo sul tuo cuore? What would be the effect every day, cumulative effect, if you did this every day on your body? Sul tuo cuore, sulla tua mente e sul tuo corpo, Your mind, your body, your heart, sul tuo matrimonio, sulla tua famiglia, sulla tua vita. your marriage, your family, your life. Sarebbe enorme. It would be enormous. Io non voglio che nessuno si aspetta per domani mattina. Sai, il predicatore spesso dice lunedì mattina quando ti alzi. So I'm actually not, I don't expect you to wait until tomorrow morning, because a lot of times pastors will say, okay, Monday morning when you wake up, No, quando torni a casa, oggi prima di pranzo, today when you go home, before lunch, apri la Bibbia. open the Bible. Siamo evangelici. We're evangelicals. 15 minuti, inizi con una preghiera, 15 minutes, start with prayer, con una lettura, reading, pensi a quello che hai letto think about what you've read, e poi preghi. and then pray. Avrà un effetto enorme It su would have tutta la tua vita. an enormous effect on your entire life. E per una guida di chiesa, And even for leader of the church, questo è essenziale. it's essential. Come faccio a dare da mangiare agli altri se non ho mangiato io prima? How could I give to other people what to eat if I haven't eaten first? Come fanno le guide di chiesa a riconoscere il cibo velenoso se non hanno l'abitudine di mangiare quella buona? How would the leaders of the church know what is poisonous food if they don't know what is good food? Dottrina, prima componente di questo prima metà. So the first component of the first half is doctrine. Poi pensiamo a vite, siamo alla fine di versetto 7. So now we're going to think about life. We're at the end of verse 7. Esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico Train yourself to be godly, for physical training è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Quindi questa parola pietà, So this word, godliness, nella lingua italiana non funziona molto bene, giusto? Non è una parola che usiamo spesso. it's not a word that we use very often in Italian. Non sta parlando della pietà di Dio, la misericordia di Dio, Signore abbia pietà di me, non è quello il senso. It's not talking about mercy as in the sense of, Lord, have mercy on me. È una pietà che viene ripetuta 7 volte, è una parola che viene ripetuta 7 volte nella lettera. It's a word that's actually used 7 times in this letter. E parla di una vita caratterizzata It talks about a life that is characterized di un profondo rispetto, timore e devozione per il Signore. by a deep respect and fear And devotion and devotion per il Signore. to the Lord. E non è qualcosa che viene naturale all'uomo. It's not something that comes naturally to men. Non siamo nati con pietà. We're not born with godliness. Per questa ragione, guarda, Paolo dice eserciti. So for this reason, Paul says, train yourself.
Guarda, questa è una chiamata ad impegnarci nella ricerca e nella crescita della pietà. This is a call to commit ourselves to seeking godliness Nella nostra vita personale. in our personal lives. Una domanda: A question. quante ore dedichiamo How many hours do we dedicate all'esercizio fisico? to physical exercise? Io so che diversi qui sono pagati, giusto? Chi è nel militare, ero una volta io. I know that several people here are in the military, and I used to be in the military. E siamo pagati per essere in forma fisicamente. We're paid to be in good shape. Ma il mondo intorno a noi But the world around us vuole incoraggiarci wants to encourage us a spendere ore e soldi to spend time, hours, and money nella palestra pagando il personal trainer in the gym, paying a personal trainer, per impegnarci ad arrivare a quella forma fisica. to be committed to arriving at some level of physical fitness. E l'esercizio fisico non è sbagliato, Paolo non sta dicendo questo. And Paul is not saying that physical fitness is something wrong, Però paragonato all'esercizio spirituale but compared to spiritual exercise, è utile a poca cosa. it's not useful for very much. Perché? Perché l'esercizio spirituale, la ricerca della pietà, Because spiritual exercise and the pursuit of godliness ci dà due cose. gives us two things. Questa promessa di una vita nel presente, Promise about the present life, una vita soddisfatta di pace e di serenità ora, a life full of peace and serenity right now. ma non soltanto, guarda, c'è anche la promessa di quella futura, della vita futura. But not only that, but also regarding the life to come, Quando riceveremo dei corpi nuovi, when we will receive new bodies, corpi che possono correre senza stancarsi, bodies that can run without being tired, corpi che sulle piste di sci non saranno rotti. bodies that when you're skiing Won't get broken. won't get broken, Corpi che non subiscono nessun dolore, nessun debolezza. bodies that will never feel tired or weak, Corpi non come questo corpo scaduto. bodies not like these fallen bodies that we have now. Quindi la domanda molto semplice è questa: So the very simple question is this: se io sto spendendo più tempo, energia e soldi sull'esercizio fisico, if I'm spending more time and money and energy on the physical exercise, invece di spendere tempo, energia, risorse e soldi sulla ricerca della pietà, instead of spending any resources or energy on spiritual fitness, allora le mie priorità sono sbagliate secondo Paolo. my priorities are mixed up according to Paul. Lui dice esercitati invece alla pietà, He says, train yourself in the pursuit of godliness, perché abbiamo riposto la nostra speranza in Dio. because we've put our hope in God. Guarda, la vita firmata del buon servitore, stiamo andando verso 10, versetto 10. So now we're moving on to verse 10, still in the private life. Guarda, fatichiamo e combattiamo We labor and we strive per la crescita della pietà for the growth of godliness e contro il peccato, and against sin. no, non per guadagnare la nostra salvezza, It's not, non per guadagnare la nostra not to salvezza, earn our salvation, grazie alle nostre buone opere, not because of our good works, ma perché speriamo nel Dio vivente, but we hope in the living God, che è il Salvatore di tutti. who is the Savior of all. Questo è un'enfasi della lettera. This is an emphasis of this letter. Questa parola tutti. This word is for everything, everyone. Il Signore vuole che tutti siano salvati. The Lord wants everyone to be saved. E il Signore ha mandato il suo figlio per essere un prezzo di riscatto per tutti. The Lord has sent His Son to be crucified to save all of us. E quindi dobbiamo pregare per tutti. And so we should also pray for everyone. Questi sono i primi versetti di capitolo 2. These are the first verses of chapter 2. Perché il Signore è il Salvatore di tutti. The Lord is the Savior of all.
E forse qui Paolo sta cercando di correggere un insegnamento del Vangelo troppo stretto. So Paul may be looking to correct a teaching that's too narrow. Solo il Vangelo per chi è bravo, Only the gospel for those who are good. per chi ha una buona vita, giusto? Al fine la gente come noi. For those who have a good life, people like us. Invece, guarda, Paolo sta dicendo no, il Vangelo è aperto a tutti. Paul's saying it's not it. The gospel is open to everyone. Guarda, che significa che non importa chi tu sei oggi. So it means that it doesn't matter who you are today. Non importa quello che hai pensato, detto o fatto. It doesn't matter what you've thought, said, or done. Non importa il buco in cui ti trovi oggi. It doesn't matter how you find yourself today. Non importa le tenebre che ti circondano oggi. It doesn't matter the darkness that you might find yourself in right now. Se vieni a Cristo If you come to Christ con un cuore spezzato, with a broken heart, pieno di ravvedimento e di fede, full of faith and and repentance, repentance, Lui ti accetterà, He will accept you. perché Lui è il Dio vivente, Because He's the living God il Salvatore di tutti. and the Savior of all. Per questo, guarda, versetto 10, For that, look at verse 10. affatichiamo e combattiamo. We labor and we strive. Venite a farlo insieme a noi, dice Paolo. Paul says, come and work with us Verso la ricerca della pietà personale, toward the pursuit of godliness in your personal life, ma anche nella vita pubblica. Guardiamo adesso questo secondo metà. but also in the public life. So this is the second half. Ok, siamo in versetto 11 fino a 16, We're in verses 11 to 16. dove lui dice, Timoteo, guida di chiesa, tu devi insegnare queste cose. So he says, Timothy, as a leader of the church, you need to teach these things. E non importa se sei un giovane o hai uno. It does not matter if you're young. Guarda, giovane età, versetto 12. In verse 12 it says, speaks of his young age. Tu insegni e insisti con la tua voce e con la tua vita. You teach and insist with your voice and your life. Sii un esempio Be an example in queste 5 aree. in these 5 areas. Guarda, versetto 12, parlare, comportamento, amore, fede e purezza. 5 campi. In five fields: speech, life or behavior, love, faith, and purity. Ok, quindi quello che esce dalla mia bocca That which comes out of my mouth dimostra un profondo rispetto per il Signore. demonstrates a profound respect for the Lord. Quello che ho scritto su Facebook ieri sera, il messaggio che ho mandato via WhatsApp, l'email o la telefonata che ho fatto, questi sono esempi. The things that I write on email, Facebook, or say on the phone, these are examples. Sono esempi della pietà. Are these examples of godliness? Le mie parole, My words, il mio comportamento, my behavior, pensando alle mie azioni, al mio modo di essere. thinking about my actions and my way of living. Dal tuo comportamento, From your behavior, la gente può vedere che sei un uomo, una donna di Dio, can people see that you're a man or a woman of Christ? o Of God? uomo o donna del mondo. Or a man or a woman of the world? Comportamento, Behavior. amore. Love. Guardando la tua vita, Looking at your life, è evidente is it evident che sei uno che ama la gente, that you're a person that loves people? che hai un cuore per i fratelli, le sorelle, That you have a heart for the brothers and sisters? per il tuo prossimo, per lo straniero. For your neighbor, for the foreigner? Sei sempre disposto a servire, a sacrificare, Are you always ready to serve or to sacrifice? ad abbracciare e ad accogliere To il nuovo embrace, arrivo, to bring, sorry, Mr. Leslie. ad abbracciare il nuovo arrivo. To welcome the new arrivals. Si vede dalla tua vita pubblica If you look at your public life, che sei un buon servitore di Cristo. that you're a good servant of Christ. Pensando alla fede, dalla tua fede, Thinking about faith, your faith. che è quella dipendenza che è solida. Is this a dependence, a solid dependence? Che non importa le circostanze, It's
Circumstances shouldn't matter. Gli alti e bassi della vita, momenti di gioia e di dolore. The ups and downs of the life, the moments of joy and sadness. Sei sempre pieno di fiducia e timore nel Signore. Are you always full of faith and fear for the Lord? Nella purezza. In purity. Timoteo era un giovane uomo, giusto? Timothy is a young man. Non sappiamo se lui era sposato. We don't know if he was married. È possibile che era single. Maybe he was single. Purezza. Purity. Quindi neanche un accenno di immoralità sessuale. Purity is not only Not even a hint. sorry, Not even a hint of not sex. even a hint of sexual impurity. Quindi quello che lui guarda sul telefono o su internet, That which he looks at on the phone or the internet. nei suoi rapporti in chiesa e fuori chiesa. In his relationships in the church and outside the church. Un esempio di purezza. An example of purity. Siamo noi? Are we? Siamo noi, uomini e donne, pieni di devozione per il Signore. Are we men and women full of devotion to the Lord? Ecco cosa significa essere guida di chiesa. This is what this means. It's talking about Ecco. leaders of the church. Ecco cosa dobbiamo pregare per le nostre guide di chiesa. This is one reason why we need to pray for the leaders of the church. Questa è la vita. Poi andiamo a dottrina. Now we're going to doctrine. 13, versetto 13 e 14. 13 verses 13 and 14. Ci sono, e ve lo assicuro, ci sono una migliaia di cose importanti e validi There's thousands of important things that are valid che un pastore di una chiesa possa fare. that a pastor of the church can do. La cura pastorale, per esempio, Pastoral care importantissimo, giusto? is important. Gestire incontri dei membri, Meeting with members, l'organizzazione della chiesa, the organization of the church, l'agenda, il programma dell'anno, the agenda for the year, eventi, evangelizzazione, cene, cibo, bibite, events, evangelizing, dinners, food, drinks. c'è l'associazione, giusto, della chiesa, quell'ente giuridica che sta dietro la chiesa. All the associated things that go along with the life of the church. Contare i soldi, la cassa, Counting the money. ci sono un sacco di cose che un pastore può fare, There's a lot of things a pastor can do. ma quale deve essere la priorità But what should be the priority del pastore? of the pastor? Versetto 13, Verse 13. applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Devote yourself until I come to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Non trascurare il carisma che è in te, Timoteo, e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Verse 14, do not neglect your gift which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Sembra che Timoteo ha avuto questo dono, giusto, questa carisma spirituale, It seems that Timothy already has this spiritual charisma nella predicazione, in preaching, nell'insegnamento. in teaching. Ecco la tua priorità, This should be your priority, guida di chiesa, leader of the church. guida della gregge, della comunità ad Efeso, Leader of the Greeks in the community of Ephesus. guida della colonna e sostegno della verità. Leader Of the column and the support of the truth. Tu devi annunciare, devi insegnare, devi esortare, devi predicare la verità. You need to announce, you need to exhort, you need to preach the true word of God. Versetto 15, occupati di queste cose e dedicati interamente. Verse 15, be diligent in these matters and give yourself wholly over to them. Tu devi dedicare ore nello studio della parola You need to dedicate hours to the study of the word per poi predicarla con fedeltà. to be able to preach them with faithfulness. Non c'è niente di più importante There's nothing more important per il pastore di una chiesa. for the pastor of the church. E voi, membri della chiesa, And you, members of the church, guarda, dovete vedere il progresso, versetto 15, in verse 15, you should be able to see progress. sia manifesto a tutti.
that is demonstrated to everyone. Quindi progresso nella predicazione, So the progress in preaching, progresso nella pietà. progress in godliness. Perché? Why? Perché i rischi sono enormi. Because the risks are enormous. Versetto 16, Verse 16. questo è in un senso il versetto chiave: bada a te stesso e all'insegnamento persevera. This is, in one sense, the key verse. Watch your life and doctrine closely. Persevere. In queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Quindi la salvezza So salvation. bada sia a te stesso, alla tua vita privata, Watch yourself in your private life, ma anche all'insegnamento, a quella vita pubblica, giusto? A quello che dici, come ti comporti. but also in your teaching, in your public life, what you say and how you behave. E persevera in questo. And persevere in this. Quindi non è una cosa che fai un giorno solo, giusto? It's not something that you can just do in one day. Ma ogni giorno, ogni momento, ogni fase della tua vita, guida spirituale. But every day, every moment, every phase of your life as a spiritual leader. Sorveglia, protegge, guarda bene Protect, keep it safe, il tuo cuore e la tua dottrina. your heart and your doctrine. Perché il ruolo del pastore Because the role of the pastor è collegato direttamente alla salvezza delle pecore. is directly connected to the salvation of the sheep. Sbaglia il pastore If the pastor goes wrong e la gregge è dispersa. and the flock disperses. Quanti esempi How many examples di uomini pastori of pastors, men conosciamo that we know che hanno caduto, that have fallen, che hanno sbagliato that have gone wrong nella tentazione, from temptation, soldi, donne, potere? money, women, power? Quanti chiese rovinate? How many ruined churches? Quanti credenti How many believers naufragati, shipwrecked, allontanati dalla salvezza? far from salvation? Timoteo, Timothy, bada a te stesso watch yourself e al tuo insegnamento and your teaching per la tua salvezza for your e salvation per la salvezza della tua chiesa. and for the salvation of your church. Come dobbiamo pregare per le guide spirituali di questa chiesa, il Faro? How can we pray for the leaders of this church in El Faro? Leggete quando tornate a casa oggi When you return to your homes, di nuovo read, questi versetti read again these verses e pregate per Tim, per Danilo, per gli altri and pray for Tim and Danilo and the others. e incoraggiati Encourage them di perseverare in queste cose. to persevere in these things. Preghiamo adesso. Let's pray. Signore, dacci un giusto senso Lord, give us a righteous sense della grandezza della tua opera, of the greatness of your work. di quanto è prezioso la tua chiesa, How precious is the church, lavata con il sangue di Cristo. washed with the blood of Christ. E io voglio pregare I want to pray per i miei cari amici, for my dear friends, fratelli nella fede, brothers in the faith, che guidano questa chiesa locale, that guide this local church, che tu puoi essere vicino a loro, that you can be near them, proteggili, protect them, aiutali help them di camminare secondo la tua volontà, to walk according to your will nella vita privata in the private lives e nella vita pubblica. and the public life. E così So nutrirsi dalla tua parola, to feed them, to be fed by your word, e così possono nutrire i membri di questa chiesa con la tua parola. so that they can feed the members of the church with your word. E lo prego nel nome di Gesù. And I pray this in the name of Jesus. I'm coming back to